Dopo aver provvisoriamente sistemato il fastidio meccanico e giunti dei semiassi, raggiungiamo la colorata cittadina di Baños de Aguasanta, dove a bordo di 2 biciclette esploriamo le numerose cascate che la popolano. Siamo Alberto e Sofia. Circa un anno fa abbiamo deciso di mischiare le carte delle nostre vite. Abbiamo acquistato un Ford Transit usato in Messico, dove l'abbiamo camperizzato, l'abbiamo spedito in Argentina ed abbiamo iniziato ad inseguire un sogno di libertà che ci porterà fino in Canada. Arriviamo all'entrata dell'attrazione principale, le cascate del Payón del Diablo, e ci buttiamo nel sentiero per raggiungerle. Stiamo nel percorso verso il Payón del Diablo, che è la cascata più conosciuta da questa ruta delle cascate. E qua è tutto giungla, visto che siamo già molto vicini all'Amazzonia, si può vedere il posto, la natura. C'è tanta umidità e il percorso per arrivare qua è stato un po' tipo a tratti, che c'erano un po' tratti per la bicicletta soltanto, invece in certi punti si univa alla strada principale dove c'erano un po' di macchine, un po' di camion, ma si vede che è comune perché rispettano molto le biciclette, quindi sembra abbastanza sicuro. Facendo un po' di economia, le biciclette, l'affitto della bicicletta sono $5 a persona, l'entrata al Payón del Diablo sono $2 a persona e non abbiamo capito se l'ultima cascata, Si paga o no? Machai si chiama. Machai, si paga o no. Inoltre tutto il tragitto che stiamo facendo sono circa 18 km e onestamente la maggior parte sono stati in discesa o in pianura, quindi molto facili, e al ritorno sarebbe tutta in salita e con tante, come abbiamo detto, passano anche dei camion, macchine così, quindi c'è l'opzione di farsi portare da una furgonetta, da un pick up, qualcosa del genere. Anche lì ci hanno detto $2 a persona. Impressionante, guardate che si può scendere, siamo già al summit, io sono già al summit. La cascata ha una forza impressionante e decidiamo di andarla a vedere da più vicino. Di qua si va sotto la cascata. Proviamo. Oh mio Dio! Ci facciamo largo in questi tunnel strettissimi e finalmente arriviamo ai piedi della cascata. Vado o non vado? Sono tolto almeno la maglietta. L'acqua è gelida, ma ne valeva la pena. E ora la baccata. Sta venendo il sole, siamo a Machai, l'ultima cascata. Abbiamo mangiato 2 humitas, siamo stanchi morti, o almeno io lo sono.
siamo all'ultima cascata, si chiama Machai, e qua anche molto giungla, molto selvatico. Ci è successa una cosa molto da ridere nell'ultima cascata, nel pylon del diavolo. Eravamo lì, Betty si è buttato sotto una cascata e poi quando è tornato c'era questo troupe con la telecamera della TV così, e ci hanno fatto un'intervista così da ridere, cioè dal nulla. C'era io che urlavo, torso Sì. nudo, tutto bagnato, e mi sono ritrovato uno con la Red, che sono quelle fotocamere giganti, quelle videocamere. Sì. E niente, simpatici, siamo stati un po' insieme. Abbiamo fatto un paio di domande, se ci piaceva il posto, abbiamo un po' parlato di come ci sembrava l'Equator finora e ci hanno detto che esce sulla TV locale qua, Vediamo. tipo Amazonas credo. Me gusta muchísimo. En Italia toda la gente piensa que en Ecuador hace mucho calor, pero mira, él tiene la jaqueta y ahora es bastante frío. Pero la verdad es un país pequeño, pero tiene todo, tiene la selva, tiene la playa, tiene la montaña. Entonces nos está encantando, de verdad. Continuiamo il sentiero fino all'ultima cascata, di cui sentiamo già il rumore in lontananza. La vegetazione è simile amazzonica e non smette di stupirci. Qua si intravede la cascata bellissima, ma mancano ancora. Sono ripidissime, io non oso immaginare la salita. Sophie si lancia. Siamo arrivati, c'è molta meno gente, veramente poco turistica rispetto alle altre della zona e sembra anche la più bella. Andiamo a vedere. Meno potente del Paion, ma molto più alta. Tra l'altro è umidissimo qua, ma non c'è neanche un moschito, e quello lì è Sì, spettacolare. non ci sono zanzare, bellissimo, sta bene. Arriviamo ai piedi della cascata, alta circa 65 metri. Alziamo il drone e vi lasciamo le immagini. Stanchi morti fermiamo un bus che gentilmente ci riporta a Bagnos.
Non perdiamo tempo ed il giorno dopo ci avviciniamo incredibilmente all'Amazzonia, ma prima vogliamo visitare un luogo molto particolare. Arrivando alla Casa de los Monos, un centro di rescate. La vegetazione è fittissima e facciamo la conoscenza di queste scimmiette salvate da questo centro di recupero. Ma di tutto questo vi parleremo nel prossimo episodio.